Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi farò una cosa un po' strana e diversa dal solito. Ti sembrerà strano, però proprio leggendo i commenti ai miei video ho trovato un commento che mi invitava a analizzare questa canzone degli Embrace of Souls che si intitola Tame My Storm. E io ho risposto: guarda che è la mia canzone, la canto io, l'ho scritta io. E quindi è stato anche abbastanza buffo leggere questo commento, però mi ha dato anche un'idea originale proprio perché non l'ho mai fatto prima. E magari può essere anche uno spunto per analizzare la canzone insieme e raccontarvi un po' di retroscena relativi a questa mia band. È una band power metal, adesso la andiamo ad ascoltare insieme e vi darò anche qualche dettaglio tecnico. Se volete ascoltarla senza interruzioni vi lascio qui sotto il video in descrizione. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, ve ne parlo meglio dopo. E adesso andiamo ad ascoltare Tame My Storm. You appear to me in the middle of the storm. You suddenly went to save the little girl. The thunder hit, it was taking a soul. You didn't know it was from my own hand. I saw you, my heart just stopped. And also my anger was just away. Like a fire that's slowly consuming. I saw you in the dark, and I wasn't afraid anymore. So come with me in the eye of the storm. Right in a bad place, together we run. Through the darkness that was hidden by my heart, I will walk with your soul and tame my storm. Ok, allora, chiaramente io sono molto orgoglioso di questo disco, di questo singolo. È appena uscito il disco intero che vi consiglio di andare ad ascoltare, si intitola Forever a Part of Me. Questo è un brano chiaramente dalle influenze power metal classiche. Io sono molto legato a cantanti come per esempio Michael Kiske degli Helloween, è stato uno dei primi ispiratori per me per iniziare proprio a cantare quando avevo 15-16 anni e mi sono approcciato per la prima volta alla musica e al canto. E quando ascoltavo queste voci come quella di Michael Kiske, come quella di Bruce Dickinson anche, chiaramente su un genere più heavy, però rimanevo veramente molto colpito da queste vocalità maschili così acute. E mi rendevo conto che era difficile fare questa roba, ok? Veramente molto difficile. E ci ho lavorato tanto nel tempo, non mi sono mai sentito in grado di proporre un disco del genere, comunque un lavoro mio su questo stile, però ho avuto l'opportunità adesso di questo progetto, di farne parte e devo dire che mi sta dando soddisfazioni. Però ci ho dovuto lavorare veramente tanto. Come sentite il brano è tutto veramente molto alto, già questo primo ritornello dopo salirà ancora, è tutto molto acuto e va cantato tutto per forza in voce piena, perché questo è un genere che va cantato così, non lo puoi fare in falsetto, ecco, quindi richiede tanta tecnica, però allo stesso tempo non è neanche cantata di petto, per intenderci, perché altrimenti non arriverei a quelle note così alte e mi stancherei anche molto. Vi faccio un esempio, no? Questo ritornello. So come with me in the eye of the storm. Ok, qua siamo già in alto. So come with me in the eye of the storm. Siamo già veramente tanto in alto. Questo cos'è già un do diesis, mi pare. Esatto, tocco già un do diesis 5 qua. Come sentite il suono è molto pieno, anche molto risonante. È tutto un gioco di risonanza, di compressione, di gestione del fiato anche. E richiede tanto atletismo. Però sì, in realtà è a massa sottile. Le mie corde vocali sono
sono assottigliate, sono in M2 in questa parte acuta, ok? Si può anche intuire dal suono, però non è scontato proprio perché il suono rimane sempre collegato. Questo è quello che io chiamo mix estremo, è quello che insegno anche nei miei corsi, un metodo con cui mi sto formando tuttora, è un metodo che mi piace moltissimo e mi ha portato a sviluppare questa vocalità in maniera sana e senza assolutamente sforzo, ok? Anche se è un lavoro muscolare intenso, non mi sto sforzando. Magari andiamo avanti, ascoltiamo la seconda strofa, dopo vi racconto anche un po' di retroscena di questo brano. For a long time I saw the evil of the world. I was called the witch of the lightnings and the terror that filled my heart. I was ready to spread, taking my revenge on the cruel reality. And when I saw you, my heart just stopped, and I saw my anger washes away. Like a fog that slowly comes clear, I saw you in the dark, and I wasn't afraid anymore. And you drowned in my deep blue eyes. Ok, sentite anche questa seconda strofa è veramente molto alta, in alcune frasi ho avuto anche difficoltà a trovare le posizioni proprio perché non è tanto questione di quanto vai in alto, quanto piuttosto del fraseggio che devi andare a fare, quindi delle parole che devi pronunciare. Ci sono alcune frasi che sono veramente scomode da pronunciare. Vabbè, d'altra parte il testo l'ho scritto io, potevo anche semplificarmi la vita un po' di più e invece me la sono complicata. Per esempio, qui taking my revenge, tutte queste parole sono da posizionare perché se inizi a spingere in avanti inizi a far fatica assolutamente. Comunque volevo dire due cose. La prima è che il progetto, questo qui, è stato ideato e fondato da Michele Olmi, un grandissimo musicista, lui il batterista della band, che ha scritto anche queste canzoni. Io in questo caso ho lavorato alla parte vocale e il testo l'ho scritto io interamente. Di cosa parla il testo? È interessante perché tutto il disco è un concept album, per cui ogni canzone disegna una storia collegata alla canzone successiva, quindi è proprio una narrazione lineare, ok? Questo è il primo brano, la prima traccia del disco, preceduta da un'altra traccia di introduzione, e racconta di questo personaggio, di questa strega dei fulmini che governa gli elementi, governa i fulmini e le tempeste, che è una strega malvagia. Lei è arrabbiata con tutta l'umanità e riversa la sua rabbia nei confronti degli altri. Però un giorno in cui un fulmine che ha lanciato colpisce un albero che sta per uccidere una bambina, vede il nostro eroe, ok, che salva la bambina, e lei si innamora di questa persona, di quest'uomo, ed è ricambiata incredibilmente. Nonostante tutto l'odio che aveva dentro, lei grazie all'amore riesce a venire fuori da questa situazione di negatività totale, quindi riesce a redimersi in qualche modo. Poi ci sono altri sviluppi dopo che non vi sto adesso a spoilerare, però insomma li racconteremo insieme. Però questa canzone Tame My Storm significa proprio questo: domare la propria tempesta che è la metafora sia del proprio tormento interiore, dei propri demoni interiori, nel caso di questa donna, sia proprio in termini proprio concreti. Lei è la strega che governa le tempeste, ok? Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a Superprof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona.
E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Superprof. Tutto il testo è scritto dalla prospettiva di lei, parla in prima persona del suo vissuto. E come vedete anche il lyric video va a ricalcare un po' la trama della canzone. Andiamo avanti perché vorrei farvi sentire il secondo ritornello. Ok, qua parte l'assolo che dopo ascolteremo. E avete sentito che qui è salita la canzone, è salita la tonalità. Ok, qua avete sentito, ho fatto, se non ricordo male, un Mi bemolle 5. Ah no, è già un Mi 5, scusate. Quindi è salita di un tono e mezzo, non me lo ricordavo neanche io, figuratevi. E questo lo puoi gestire appunto solo se lavori tanto sulla resistenza anche vocale, perché come avete sentito il brano è tutto incalzante, non hai momenti di pausa, e in più lì su quella seconda parte del ritornello sale ulteriormente. Il segreto, per chi mi segue che si appassiona di tecnica vocale, il segreto è trattenere, non devi spingere, devi, anche se il suono risulta molto proiettato, molto pieno, potente, e anche molto squillante, tagliente, però ogni volta che sale la tonalità bisogna trattenere, portare il suono indietro, ok? Altrimenti rischi di urlare e rischi di sforzarti. Finché sei in studio puoi anche farlo, anche se non lo consiglio, però dal vivo poi tutti i nodi vengono al pettine. Noi avremo una data, il 27, la prima data, il 27 aprile, a Milano, allo Slaughter Club, in apertura ai Vision Divine, che è una band incredibile, iconica, che io amo, è un grande onore aprire a un loro concerto, e bisogna arrivare sul palco pronti, ok? Quindi bisogna allenarsi a fare queste cose, per cui se siete appassionati anche voi di questi generi, allenatevi, non accontentatevi mai di raggiungere la nota, ok, e fine. No, bisogna allenarsi per, diciamo, migliorare la resistenza e poi migliorare anche il suono. Come avete sentito c'è un gran lavoro di risonanza, ma anche un lavoro di vibrato. Il vibrato aiuta molto, sentite? È un vibrato regolare, un vibrato che deve essere a tempo con la canzone, e deve essere un aiuto sia per enfatizzare la risonanza, sia per caricare un po' il brano, ok? A me aiuta molto anche a rilassare la gola. Fare un vibrato regolare e libero aiuta moltissimo a rimanere comunque leggeri, liberi, d'accordo? E allo stesso tempo aumenta l'intensità del suono in qualche modo, perché concentra tutti gli armonici e aumenta l'intensità percepita, ok, del nostro suono. Quindi è importantissimo su generi del genere, il vibrato è assolutamente fondamentale. Una canzone del genere senza vibrato perde tutta la sua magia e la sua carica anche emotiva. Ascoltate anche l'acuto, anche quello è assolutamente importante che sia vibrato. Capito? Storm! Deve essere questo,
okay, che questo proprio enfatizza anche questa risonanza che si è creata. È una risonanza che si crea sempre dietro sul palato, però ha molta punta, molto squillo per essere appunto per creare questa sensazione di proiezione, okay? Andiamo avanti, ascoltiamo questi bellissimi assoli che ci sono qua. Yeah. I can see again within your eyes. I finally found my way, and now I can raise my hand and accept what's inside me. With you, I can see the light. So come with me Okay. in the Okay, scusate un attimo. Allora, ho lasciato andare perché, lì c'è un passaggio che mi piace moltissimo. Intanto avete sentito questo assolo, molto, molto bello. Questo, è stato suonato da Frank Campese, chitarrista molto bravo, e noi abbiamo tanti ospiti in questo disco, che è un po' anche l'idea stessa di questo progetto, di creare proprio un embrace of souls, un abbraccio di anime, un insieme di persone con la stessa passione per la musica, per il rock, per il metal in questo caso, e musicisti incredibili, musicisti italiani, che noi qui in Italia abbiamo veramente tantissimi musicisti di altissimo livello, e quindi ogni traccia, molte tracce hanno degli ospiti. Abbiamo alla voce, per esempio, di altre tracce abbiamo il mitico Roberto Tiranti, dei Labyrinth oppure Morbi, dei Domine, abbiamo dei cantanti eccezionali, abbiamo altri musicisti incredibili, insomma, veramente tanti. Adesso non sto a nominarli tutti, ma, andrebbero ringraziati uno per uno perché sono musicisti eccezionali, e questo solo è veramente, veramente stupendo. E dopo avete sentito l'assolo di tastiera. Questo, se non ricordo male, è stato suonato da Davide Scuteri? Vabbè, non l'ho conosciuto di persona, però è stato ha curato, diciamo, le parti di tastiera. Qua. Esatto. E qua mi fanno impazzire queste tastiere, perché non te l'aspetti dopo tutta questa carica metal a tutti gli effetti. Poi a un certo punto ci sono questi suoni un po' più elettronici, questa sorta di drum machine, e queste tastiere un po' eteree che richiamano un po', per esempio, i Nightwish, per intenderci. Una sonorità moderna, quindi quello che cerchiamo di fare è proprio di mettere insieme, diciamo, la tradizione, legata al power metal classico e sinfonico, con invece anche atmosfere un pochino più moderne, anche perché è un genere, insomma, che ha bisogno anche di essere un po' svecchiato da tutta una serie di cliché che comunque vengono rispettati e mantenuti, però, è bello ogni tanto metterci la chicca che non ti aspetti, e in questo caso questo special, ne è l'esempio. E dopo avete sentito, qua c'è una parte un po' più melodica, un po' più intima, ehm, che anche vocalmente interpreto in una maniera un pochino più delicata, diciamo, per poi riesplodere di nuovo nel ritornello finale. Questo è un brano che va cantato con passione, ma non tanto il brano in sé, ma proprio il genere.
va cantato con tanta passione, bisogna interpretare, non si può cantare in maniera superficiale, un po' controvoglia, non so come dire. Va cantato con tutta una carica, una grinta che bisogna, in qualche modo controllare anche per evitare, appunto, come dicevo prima, di spingere, di esagerare, però anche in queste parti emotive, un po' più delicate, va interpretato molto. Io spero di averlo fatto, ditemi anche voi nei commenti se vi arriva questa mia voglia di comunicare che emerge qui. Riascoltiamo questa parte e poi andiamo sul ritornello finale. I can see again within your eyes. I finally found my way, and now I can raise my hand and accept what's inside me. Sentite questi cori, mi sono divertito moltissimo a registrare i cori. Tutti i cori sono registrati da me, anche nel ritornello avete sentito ci sono tutte le armonizzazioni, le ho registrate tutte io. Tra l'altro le ho registrate con questo microfono con cui sto registrando adesso questo video e mi son divertito veramente tanto. Le ho tutte un po' improvvisate a orecchio, però ho trovato un po' di armonizzazioni che secondo me erano interessanti per dare un po' questo senso di epicità, che credo che sia prerogativa proprio di questo power metal sinfonico un po' epico in certi momenti, per dare questo effetto corale. Infatti ho registrato tantissime tracce, mixarlo non deve essere stato facile, però è stato fatto un lavoro egregio anche di mixaggio. Andiamo a sentire l'ultimo ritornello e poi il finale che ha qualche chicca ulteriore. With you I can see the light. So come with me in the eye of the storm. Light in a bad place together we walk. Through the darkness that was hidden by my heart, I will walk with your soul. So come with me in the eye of the storm. Light in a bad place together we walk. Through the darkness that was hidden by my heart, I will walk with your soul. And take my Yeah, yeah, bellissimo. Allora, sì, io sono un po' di parte, però veramente mi gaso tutte le volte che ascolto questo brano e cantarlo è sempre un'emozione. No, avete sentito che in questo finale, dopo il ritornello di nuovo doppio, quindi con, anche il cambio di tonalità esattamente come il ritornello precedente, qua ci sono stati questi fraseggi finali che ho fatto, possiamo dire in falsetto. È stata una scelta voluta di non farli in voce piena, per imitare un po' questo suono etereo della protagonista, della donna, della ragazza del protagonista del brano, e quindi voleva richiamare un timbro un po' femminile. Ve lo faccio riascoltare. Ok. Avrei potuto fare però non era quello lo scopo, okay, non volevo andare su quella direzione, che sarebbe stato un acuto un po' più classico, però volevo dare quell'effetto un po' più etereo, un po' più dolce. E comunque ho fatto una nota particolarmente alta, vediamo che nota era, che non mi ricordo perché sono boh.
Ok. Vediamo che nota. Ah, ok, mi ricordavo bene, era un La 5, ok? È lo stesso La di Child in Time, per intenderci, dei Deep Purple, una nota alta che ho cercato di fare in maniera appunto sottile. Sentite, si sentono questi armonici quasi come se fischiassero un po' questi armonici. Infatti la sensazione è che è come se mi uscisse un po' dalle orecchie questo suono, è veramente molto, molto piccolo e squillante, perché su queste note alte bisogna trovare uno spazio piccolo, ok? Anche se poi vogliamo dargli più potenza, però deve essere generato in uno spazio compresso, d'accordo? E questo è quello che ho cercato di fare qui, però mantenendo appunto questa leggerezza, anche qua il vibrato, come avete sentito. Mi fermo qua, è venuto anche un video anche abbastanza lungo, però spero che vi sia piaciuto questa autoanalisi. Mi piacerebbe analizzarmi in realtà dal vivo, perché sarei molto più critico nei miei confronti e vi riuscirei anche a dire poi tutte le sbavature e le imperfezioni che io stesso avrei in una performance live. Magari lo farò in futuro. Se vi piace questa idea, questo è un esperimento, è un video che non avevo mai fatto prima, ma se vi piace potrei ripetermi anche in futuro. E andate, mi raccomando, ad ascoltare gli Embrace of Souls, li trovate su Spotify, ci trovate su Spotify, ci trovate su tutte le piattaforme digitali e potete anche ordinare il CD fisico se siete nostalgici e volete la copia fisica in mano, tra le mani. Vi lascio qua sotto tutti i link, così potete trovarci dove preferite. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, SuperPro, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!